Immagina di prendere un coltello. Immagina di tagliare un essere vivente esattamente a metà, in qualsiasi punto del mondo, per qualsiasi animale conosciuto. Questa è la fine, il buio, la morte. Ma non qui, non oggi. Benvenuti nel mondo di Renderium. Oggi guardiamo dentro l'abisso della biologia e l'abisso ci guarda di rimando. Quello che vedi non è magia, è una planaria, un piccolo verme piatto che vive negli stagni e forse, metaforicamente, nei tuoi incubi scientifici più belli. Hai appena tagliato la testa a questo animale. Guarda cosa succede. Non c'è sangue, non c'è panico. Le particelle si riorganizzano. Invece di morire, la coda fa qualcosa di incredibile. Inizia a costruire una nuova testa. E la testa tagliata? Lei costruisce una nuova coda. Ora non hai un animale morto, ne hai due vivi, perfettamente identici. È come se tu tagliassi il tuo smartphone a metà e un'ora dopo avessi due smartphone funzionanti. Sembra impossibile, ma la natura se ne frega delle nostre regole. Ma quanto in là possiamo spingerci? Uno scienziato ha provato a tagliare una singola planaria in 279 pezzi, 279 frammenti di carne microscopica. Il risultato? Dopo poche settimane c'erano 279 vermi completi, ognuno con la sua bocca, il suo intestino, i suoi occhi. È l'immortalità fisica. Se non viene mangiata o schiacciata, una planaria non muore mai di vecchiaia. Mai. È biologicamente eterna. Guardala negli occhi. Quei due puntini neri un po' buffi. Sembrano strabici. In realtà sono macchie oculari molto semplici. Possono solo distinguere la luce dal buio. Ma dietro quegli occhi semplici si nasconde il segreto che l'umanità cerca da millenni. Perché loro sì e noi no. Perché se tu perdi un dito, rimane perso per sempre, mentre loro possono rigenerare un intero corpo da un frammento grande come la punta di uno spillo. La risposta è nel codice. Potresti pensare che sia una creatura aliena, qualcosa arrivato su un meteorite. Invece no. Condividiamo con questo verme una quantità enorme di DNA. Siamo parenti lontani. Molto lontani, certo, ma lo siamo. I mattoni fondamentali sono gli stessi. Le proteine sono le stesse. Eppure, a un certo punto dell'evoluzione, noi abbiamo scambiato l'immortalità con la complessità. Abbiamo scelto cervelli grandi e ossa forti. Loro hanno scelto di non morire mai. Chi ha fatto l'affare migliore? Per capire come fanno, dobbiamo scendere nel profondo. Dobbiamo diventare piccoli come una cellula. Dobbiamo entrare nel tessuto stesso della realtà biologica. Preparati. Stiamo per guardare il motore dell'immortalità. Non è magia. È una riserva di pezzi di ricambio che non finisce mai. Immagina di avere una scatola di Lego infinita. Ecco come funziona. Il segreto ha un nome. Si chiamano neoblasti. Sono cellule staminali superpotenti. Nel tuo corpo adulto le cellule staminali sono poche e spesso dormono. Sono stanche. Nel corpo della planaria i neoblasti sono ovunque. Sono pronti alla guerra. Rappresentano il 20 o 30% di tutte le sue cellule. Immagina se un terzo della popolazione di una città fosse composto da dottori e costruttori pronti a intervenire in un secondo. Queste cellule sono pluripotenti. Una parola difficile che significa una cosa semplice. Possono diventare tutto. Un neoblasto non sa ancora cosa vuole fare da grande. Se serve un occhio, diventa un occhio. Se serve intestino, diventa intestino. Nel nostro corpo, una cellula della pelle sa fare solo pelle. Una cellula del fegato fa solo fegato. Hanno dimenticato come si cambia mestiere. I neoblasti della planaria non dimenticano mai. Ma c'è un problema. Avere i mattoni non basta. Devi sapere dove metterli. Se tagli la coda, come fanno le cellule a sapere che lì ci va una testa e non un'altra coda?
Se sbagliassero, avresti un mostro con 2 code e nessuna bocca. Morirebbe di fame. Invece sanno esattamente dove sono. Esiste una mappa invisibile, un campo elettrico che dice alle cellule: qui è il nord, qui è il sud. Questo è fondamentale. Non è solo chimica, è bioelettricità. Le cellule parlano tra loro usando scariche elettriche, molto prima di costruire i nervi. Se noi scienziati modifichiamo questo campo elettrico, possiamo confonderle. Possiamo costringere una planaria a far crescere una testa al posto della coda, o 2 teste, o nessuna. Abbiamo hackerato il software della vita. È affascinante e terrificante allo stesso tempo. Allora, perché l'evoluzione ci ha tolto questo potere? La risposta è brutale. Il cancro. Avere cellule che si riproducono all'infinito e possono diventare tutto è rischioso. Se perdi il controllo, non ottieni un braccio nuovo, ottieni un tumore. La planaria ha meccanismi di controllo incredibili che noi non abbiamo. Il nostro corpo ha scelto la stabilità e la sicurezza. Ha scelto di invecchiare pur di non esplodere in una massa caotica di cellule impazzite. Abbiamo visto come ricostruiscono il corpo, carne, pelle, occhi. Ma c'è qualcosa di più complesso della carne, qualcosa che non dovrebbe poter essere ricostruito. I ricordi. Se ti taglio la testa, tu perdi chi sei. Se taglio la testa a una planaria, cosa succede alla sua mente? Ascolta bene, perché questa è la parte che ha scioccato il mondo scientifico. Hanno preso delle planarie, le hanno addestrate, hanno insegnato loro a trovare cibo in un certo punto o a evitare la luce. Hanno creato un ricordo nel loro piccolo cervello. E poi, zac, hanno tagliato via la testa. Il cervello con il ricordo è stato buttato via. È rimasta solo la coda, un pezzo di carne senza mente. Hanno aspettato 2 settimane. La coda ha fatto il suo lavoro. Ha ricostruito una nuova testa, un nuovo cervello, nuovi neuroni che non erano mai esistiti prima. Una tabula rasa, un computer appena uscito dalla fabbrica, giusto? Vuoto, senza dati. Questo è quello che pensavano tutti. Hanno messo i vermi rigenerati nel labirinto. E indovina, sapevano dove andare. Ricordavano. Il nuovo cervello aveva i ricordi del vecchio cervello decapitato. Com'è possibile? Dove erano salvati quei ricordi se il cervello non c'era più? È come se tu distruggessi il tuo hard disk, ne comprassi uno nuovo e trovassi dentro le tue vecchie foto. Questo cambia tutto quello che sappiamo sulla memoria. Forse i ricordi non sono solo nel cervello. Forse sono immagazzinati nella rete nervosa del corpo. O forse sono codificati in quel campo bioelettrico di cui parlavamo prima. Una sorta di cloud biologico che l'animale si porta dietro. La mente non è confinata nella scatola cranica. La mente permea ogni singola cellula. Se la memoria può sopravvivere alla distruzione del cervello, cosa significa essere me? Se potessi rigenerare la tua testa, saresti ancora tu? O saresti una copia con i tuoi ricordi? La planaria non si fa queste domande. Lei vive semplicemente per sempre. Un'esistenza continua, spezzata e ricomposta, senza fine. Gli scienziati non studiano questi vermi per hobby, li studiano per noi. Immagina se potessimo attivare, anche solo per un attimo, quel codice dormiente dentro di noi. Rigenerare un midollo spinale spezzato, far ricrescere un rene, o addirittura riparare danni al cervello causati dall'Alzheimer usando neoblasti artificiali. Non siamo ancora lì, siamo lontani decenni, ma la strada è tracciata. Abbiamo capito che il blocco alla rigenerazione non è fisico, è software. Le nostre cellule sanno come farlo, lo hanno fatto quando eravamo embrioni. Dobbiamo solo trovare la password per riattivare quel programma senza scatenare il caos. La chiave è in quel piccolo verme piatto. Fino ad allora restiamo fragili.
ci rompiamo e rimaniamo rotti. Ma la nostra mente, quella che non possiamo rigenerare fisicamente, è capace di svelare i segreti dell'universo. Forse non vivremo per sempre nei nostri corpi, ma la nostra conoscenza, come quella della planaria, viene passata avanti. Non geneticamente, ma culturalmente. Siamo noi i veri vermi immortali, solo in un modo diverso. La prossima volta che vedi uno stagno, ricorda cosa si nasconde nel fango. Lì sotto c'è una creatura che ha sconfitto la morte, una creatura che sfida le leggi della nostra esistenza. E mentre noi guardiamo le stelle cercando la vita eterna, lei è qui, sulla Terra, da milioni di anni. A volte i miracoli sono molto piccoli e molto, molto piatti. Grazie per aver guardato Renderium. Se questo viaggio nella biologia impossibile ti ha affascinato, iscriviti. Stiamo costruendo l'enciclopedia visiva dell'universo, un video alla volta. Lascia un like se vuoi vedere altri segreti della vita decodificati. Io sono il narratore di Renderium. Alla prossima scoperta.